Ciao a tutti! Bentornati su Italian Pod. Sono Alessia. E io sono Giovanni. È un piacere avervi qui con noi oggi. Sapete, ogni volta che ci incontriamo così mi emoziono un po', perché so che dall'altra parte dello schermo ci sono persone come voi che stanno facendo qualcosa di straordinario. Stanno scegliendo di migliorare, di crescere, di spingersi oltre la propria comfort zone. Esatto, e oggi abbiamo preparato qualcosa di speciale. Una masterclass completa di shadowing pensata per chi è già a un livello intermedio, B1, B2, e vuole fare quel salto di qualità che fa davvero la differenza nelle conversazioni reali. Non parliamo di grammatica teorica oggi, non parliamo di liste di vocaboli da memorizzare, parliamo di flusso, di naturalezza, di quella sensazione meravigliosa quando le parole escono dalla bocca senza sforzo, senza dover tradurre nella mente. Allora, cosa faremo precisamente in questa lezione? Alleneremo 3 cose insieme: le orecchie, la bocca e la mente. Perché imparare una lingua non è solo conoscere le parole, è sentirle, riprodurle, pensarle. Vi guideremo attraverso situazioni quotidiane autentiche, la mattina in cucina, una passeggiata verso il lavoro, una conversazione al bar. E in ogni momento praticheremo frasi che potete usare domani stesso. Il bello dello shadowing è che non vi chiediamo di inventare nulla, dovete solo ascoltare, assorbire il ritmo e ripetere. Piano piano quella melodia italiana diventa vostra. E se conoscete qualcuno che sta studiando italiano, un amico, un collega, magari qualcuno nella vostra famiglia, condividete questo video con loro. Perché lezioni come questa funzionano meglio quando si pratica insieme, quando ci si incoraggia a vicenda. Perfetto. Ora, prima di tuffarci nella pratica vera e propria, voglio che facciate una cosa semplicissima. Respirate. Un respiro profondo. Rilassate le spalle. Questa non è una lezione dove dovete stare tesi o preoccupati di sbagliare. È uno spazio sicuro, uno spazio dove potete sperimentare, dove potete ripetere quante volte volete, dove nessuno vi giudica. Anzi, ogni tentativo che fate è un passo avanti. Allora siete pronti? Iniziamo questo viaggio insieme. E ricordate, la fluidità non arriva in un giorno, ma ogni sessione come questa costruisce le fondamenta della vostra sicurezza linguistica. Partiamo! Allora, prima di buttarci nelle frasi vere e proprie, voglio spiegarvi una cosa fondamentale. Lo shadowing non è un esercizio meccanico. Non è come quando eravate a scuola e dovevate ripetere le tabelline a memoria in modo robotico. No, è molto più profondo di così. Quando fate shadowing, state letteralmente riprogrammando il cervello. State creando nuovi percorsi neuronali, nuove connessioni tra suono e significato. Pensateci un attimo. Quando parlavate da bambini nella vostra lingua madre, come avete imparato? Non studiando le regole, vero? Ascoltavate le persone intorno a voi, assorbivate i ritmi, le intonazioni, le pause e poi, naturalmente, iniziavate a imitare. Esattamente. E lo shadowing ricrea quel processo. Per questo funziona così bene, perché non state solo imparando parole isolate, state interiorizzando l'intera musicalità della lingua italiana. E questa musicalità ha delle caratteristiche specifiche. In italiano noi facciamo delle cose con i suoni che magari nella vostra lingua non esistono. Colleghiamo le parole tra loro, lasciamo cadere alcune vocali, allunghiamo certe consonanti. Per esempio, quando diciamo vai a Roma, non diciamo vai a Roma in modo staccato, diciamo vai a Roma, quasi come fosse una parola sola. Questa si chiama liaison ed è uno degli elementi che rende il parlato naturale. E voi, semplicemente ascoltando e ripetendo, assorbirete queste cose, senza doverci pensare troppo. Il corpo impara. La bocca si abitua a quei movimenti, la lingua trova la sua posizione naturale. Ora, mentre procediamo, voglio che manteniate un atteggiamento particolare. Non giudicatevi. Non fermatevi a pensare «Oh, l'ho detto male» oppure «Non suono come loro». Perché sapete cosa succede quando vi giudicate? Il cervello si blocca, si mette sulla difensiva e l'apprendimento rallenta. Invece, quando siete gentili con voi stessi, quando permettete agli errori di esistere, tutto scorre meglio. Vi racconto una cosa.
Quando io studiavo inglese anni fa, mi ricordo che ero ossessionata dall'idea di sembrare perfetta e quella ossessione mi paralizzava. Parlavo pochissimo perché avevo paura di sbagliare. È normalissimo. Tantissime persone vivono questo blocco. Ma poi, a un certo punto, bisogna fare pace con l'imperfezione. Bisogna accettare che l'apprendimento è un percorso, non una destinazione. E oggi, in questa lezione, voglio che adottiate questo mindset. Sto migliorando. Ogni ripetizione mi porta più vicino alla fluidità. Non devo essere perfetto, devo solo essere presente. Bellissimo. Ora facciamo un esercizio veloce, semplicissimo, per sintonizzarci mentalmente. Vi guiderò io e voi ripetete dopo di me, prima nella mente, poi, se vi va, anche ad alta voce. Sto migliorando il mio italiano ogni giorno. Sto diventando più sicuro. Sto imparando nuove espressioni. Sto parlando in modo più naturale. Bene. Sentite come anche solo dire queste cose cambia qualcosa dentro? È come se il cervello ricevesse un messaggio chiaro. Ok, siamo qui per crescere, non per giudicarci. Esatto. Questo tipo di affermazioni positive prepara il terreno, crea lo spazio mentale giusto per assorbire il materiale che verrà. Adesso voglio che vi immaginiate in una scena molto semplice. È mattina presto, vi svegliate, la luce entra dalla finestra, fate un respiro, vi stirate e la prima cosa che pensate è: oggi parlerò italiano. Non importa se nella realtà parlate italiano solo durante le lezioni o solo con voi stessi. L'importante è visualizzare quel momento, perché quando il cervello vede un'immagine chiara, si prepara ad agire. Forse dovete mandare un messaggio a un amico italiano, forse dovete fare una call di lavoro, forse semplicemente volete descrivere la vostra giornata, anche solo per voi stessi, in italiano. Qualunque sia la situazione, le frasi che imparerete oggi vi serviranno. Saranno frasi pratiche, reali, che le persone usano davvero nelle conversazioni quotidiane. E mentre le praticate, voglio che notiate qualcosa. Notate dove cade l'accento nelle parole. Notate quali sillabe sono più lunghe, quali più brevi. Notate le pause naturali tra una frase e l'altra. Perché lo shadowing non è solo ripetere le parole esatte, è catturare l'essenza, il feeling, la vibe della lingua. È quasi come diventare attori per qualche minuto. Sì, ed è anche molto divertente quando lo vedete così. Non è più un compito pesante, diventa un gioco. Un gioco in cui esplorate una nuova versione di voi stessi, la versione che parla italiano con scioltezza. Perfetto. Siete pronti? Siete rilassati? Allora passiamo alla parte più bella, la pratica vera. Vi porteremo in situazioni concrete, passo dopo passo, frase dopo frase. E ricordate, non abbiate fretta, seguite il nostro ritmo. Se avete bisogno di mettere in pausa e ripetere una frase 10 volte, fatelo. Questo video è vostro, usatelo come volete. Andiamo. Bene. Iniziamo con una scena che tutti viviamo ogni giorno, la mattina in cucina. È un momento semplice, intimo, perfetto per praticare la narrazione in tempo reale. Immaginate di essere lì, davanti al piano cottura o vicino alla macchina del caffè. State preparando la colazione e, mentre lo fate, descrivete le vostre azioni in italiano. Questo è un esercizio potentissimo, perché elimina la traduzione mentale. Esatto. Quando narrate quello che state facendo nel momento esatto in cui lo fate, il cervello collega direttamente azione e parola. Non passa più attraverso la vostra lingua madre. Allora ascoltatemi. Io dirò le frasi lentamente, con calma, e dopo ogni frase voi ripetete. Pronti? Sto preparando la colazione in questo momento. Mi sono svegliato sentendomi fresco questa mattina. Sto mettendo l'acqua a scaldare per il tè. Mentre aspetto, sto pensando ai miei programmi per oggi.
Bellissimo. Ora io faccio lo stesso e voi ripetete dopo di me. Ho aperto il frigorifero e ho preso il latte. Sto tagliando un po' di frutta fresca. Mi piace iniziare la giornata con calma. Voglio parlare un italiano migliore oggi e sono pronta a imparare. Sto facendo colazione tranquillamente. Ho preparato un caffè e sto guardando fuori dalla finestra. È una bella giornata. Penso che uscirò più tardi. Perfetto. Sentite come le frasi si collegano naturalmente? Non sono parole sparse, ma un piccolo racconto fluido. Adesso andiamo avanti. La mattina è passata, siete al lavoro o a scuola e un collega vi chiede: "Com'è andata stamattina?" Questa è una conversazione tipica, vero? E vogliamo che siate pronti a rispondere in modo naturale. Stamattina è stata piuttosto tranquilla. Mi sono alzata presto, verso le 7. Ho fatto una tazza di caffè e ho controllato le email. Poi ho preparato le mie cose e sono uscita di casa. Benissimo. Ora io aggiungo qualche dettaglio in più per rendere il racconto ancora più ricco. Questa mattina mi sono svegliato un po' prima del solito. Dopo aver fatto colazione, ho dato un'occhiata alle notizie. Ho anche ascoltato un podcast mentre mi preparavo. Sono uscito verso le 8:30. Sentite che differenza fanno i piccoli dettagli. Un po' prima del solito, ho dato un'occhiata, mentre mi preparavo. Queste espressioni rendono il vostro italiano molto più autentico. E non sono nemmeno difficili, vero? Sono frasi che chiunque può imparare e usare. La chiave è ripeterle abbastanza volte da farle diventare automatiche. Esatto. Ora alziamo leggermente il livello. Immaginate che qualcuno vi faccia una domanda più specifica. Come va con lo studio dell'italiano ultimamente? Questa è l'occasione perfetta per usare un vocabolario un po' più sofisticato. La mia pratica dell'italiano è stata molto costante ultimamente. Mi sto concentrando sull'ampliare il mio lessico. E sto cercando di parlare in modo più chiaro e naturale. Bellissimo. Parole come costante, concentrarsi, ampliare. Queste vi portano a un livello intermedio alto. Non sono parole da principiante. E notate anche la struttura. Mi sto concentrando su, più infinito. Questa è una costruzione che potete usare in tantissime situazioni. Per esempio, mi sto concentrando sul migliorare la pronuncia, oppure mi sto concentrando sull'ascoltare più podcast italiani. Esatto. Ora facciamo un piccolo esercizio di consolidamento. Io dirò una serie di frasi collegate, come se stessi raccontando la mia routine mattutina completa, e voi, dopo ogni segmento, ripetete. Ogni mattina cerco di seguire una routine abbastanza regolare. Mi sveglio, faccio stretching per qualche minuto,
Poi vado in cucina e preparo un caffè. Mentre bevo il caffè, rifletto sui miei obiettivi della giornata. Cerco sempre di includere almeno 20 minuti di pratica linguistica. Perfetto. Sentite come questa narrazione fluisce? Ha un inizio, uno sviluppo e ogni frase aggiunge un pezzo di informazione. Adesso tocca a me. Vi porto in un'altra situazione. Siete al telefono con un amico che non sentite da un po' e vi chiede «Che mi racconti di nuovo?» Ecco una risposta naturale e rilassata. Niente di particolare, sai com'è. Sto lavorando parecchio in questo periodo. Ma nel tempo libero sto dedicando energie al mio italiano. Sto guardando serie TV in italiano e sto provando a leggere di più. Notate l'espressione «sai com'è»? Questa è una di quelle piccole frasi colloquiali che fanno sembrare il vostro italiano molto più naturale. Gli italiani la usano continuamente. Sì, e anche niente di particolare. È perfetta per rispondere in modo casual senza sembrare troppo formali. Ora facciamo un'ultima sequenza per questa sezione. Immaginate di descrivere non solo cosa avete fatto stamattina, ma anche come vi sentivate, perché aggiungere le emozioni rende il discorso molto più ricco e interessante. Stamattina mi sono svegliata sentendomi piena di energia. Ero entusiasta all'idea di iniziare questa lezione di shadowing. Mi sentivo motivata e pronta a migliorare. Bravissima, sentendomi piena di energia, ero entusiasta, mi sentivo motivata, queste costruzioni portano emozione nel racconto. E ora io faccio lo stesso, ma con emozioni diverse, per darvi più varietà. Stamattina ero un po' stanco, lo ammetto. Ma appena ho iniziato a muovermi mi sono sentito meglio. Ho capito che a volte basta solo cominciare. Perfetto. Vedete? Potete descrivere sia momenti positivi che momenti di fatica. L'importante è essere autentici, usare parole che rispecchiano davvero quello che provate. E con questo abbiamo coperto tutta la parte della routine mattutina e delle conversazioni quotidiane. Avete già praticato tantissime frasi utili. Ma non ci fermiamo qui. Nella prossima sezione esploreremo situazioni ancora più interessanti: camminate, riflessioni personali, momenti al bar. Preparatevi, perché stiamo per entrare nel territorio del vocabolario emotivo e descrittivo. Continuate così, state andando benissimo. Eccoci qui. Ora entriamo in una dimensione diversa della pratica. Non parliamo più solo di azioni concrete, aprire il frigo, bere il caffè, ma di pensieri, osservazioni, sensazioni interiori. Perché quando raggiungete un livello intermedio, questo è il salto che dovete fare. Passare dal descrivere cosa fate al descrivere cosa pensate, cosa provate, cosa notate intorno a voi. E questo tipo di linguaggio è quello che vi fa sembrare davvero fluenti, quando riuscite a esprimere sfumature emotive, quando riuscite a raccontare non solo i fatti, ma anche il vostro mondo interiore, allora sì che state parlando una lingua in modo completo. Allora, cambiamo scena. Immaginate di essere usciti di casa. State camminando verso il lavoro, oppure verso un appuntamento, o semplicemente state facendo una passeggiata. L'aria è fresca, c'è un po' di sole, e nella vostra mente iniziate a pensare in italiano. Questo è un esercizio che io faccio spesso nella vita reale.
Quando cammino, invece di ascoltare musica o podcast, a volte narro semplicemente quello che vedo, quello che sento. È un modo potentissimo per mantenere il cervello attivo nella lingua che state imparando. Perfetto. Allora iniziamo. Ascoltate e ripetete. Sto camminando verso l'ufficio in questo momento. Il tempo è bello oggi, c'è un cielo sereno. Mentre cammino, sto pensando alle conversazioni che avrò. Voglio esprimermi con più chiarezza e sicurezza. Sentite come queste frasi hanno un ritmo quasi meditativo? Non c'è fretta, c'è spazio per respirare tra un pensiero e l'altro. Ora io aggiungo altri dettagli sensoriali, perché quando descrivete quello che vedete e sentite, il linguaggio diventa molto più vivo. Sento il rumore del traffico in lontananza. Vedo persone che camminano velocemente verso le loro destinazioni. C'è l'odore del caffè che esce da un bar vicino. Mi fermo un attimo per osservare la scena. Bellissimo. Parole come rumore, odore, osservare. Questi verbi sensoriali arricchiscono tantissimo il vostro vocabolario. E notate che non serve usare parole complicatissime. Anche con verbi semplici, se li combinate bene, create delle immagini chiare nella mente di chi ascolta. Ora facciamo un passo avanti. Vi introduco quello che io chiamo il vocabolario intenzionale. Sono parole che mostrano consapevolezza, riflessione, crescita personale. Parole che fanno capire che non state solo vivendo la vita passivamente, ma state pensando, analizzando, migliorando. Queste parole vi faranno sembrare non solo fluenti, ma anche profondi. Pronti? Oggi voglio essere più intenzionale nel mio apprendimento. Voglio fare attenzione alle espressioni che la gente usa. Voglio osservare come i madrelingua costruiscono le frasi. E voglio incorporare nuovo vocabolario nelle mie conversazioni. Wow! Essere intenzionale, fare attenzione, osservare, incorporare. Queste sono parole di livello B2, non sono banali. Esatto, e la bellezza è che una volta che le avete nel vostro repertorio, potete usarle in moltissimi contesti diversi. Per esempio, voglio essere più intenzionale. Lo potete dire riguardo al lavoro, allo sport, alle relazioni. È una frase versatile e potente. Ora continuiamo con questa energia riflessiva. Immaginate di parlare con voi stessi, o magari con un amico fidato, riguardo ai vostri progressi linguistici. Mi sento più sicura ultimamente con il mio italiano. La mia pratica è diventata più regolare. Mi sento più a mio agio nell'usare parole nuove. E riesco a esprimere le mie idee con maggiore chiarezza. Perfetto, mi sento più sicura, a mio agio, maggiore chiarezza. Queste espressioni trasmettono crescita, evoluzione. E ora io vi mostro come potete descrivere anche i momenti di difficoltà, perché, diciamoci la verità, non è sempre tutto facile nell'apprendimento di una lingua. A volte mi capita ancora di bloccarmi durante una conversazione.
Non sempre trovo le parole giuste immediatamente. Ma sto imparando ad accettare questi momenti. Fanno parte del processo di apprendimento. Vedete, anche l'onestà riguardo alle difficoltà è un segno di maturità linguistica. Non dovete fingere che tutto sia perfetto. Anzi, quando ammettete le sfide ma mostrate anche la determinazione a superarle, il vostro discorso diventa molto più umano, molto più autentico. Esattamente. Ora cambiamo di nuovo scenario. Siete seduti in un bar. Magari siete soli, avete un libro davanti o semplicemente state guardando la gente passare e nella mente narrate la scena. Sono seduta in un piccolo bar in questo momento. C'è poca gente, l'atmosfera è tranquilla. Sento della musica jazz in sottofondo. Sto bevendo un cappuccino e sto osservando la strada. Bellissimo. Sentite come anche in una scena così semplice ci sono tanti dettagli che potete descrivere. La quantità di persone, l'atmosfera, i suoni, le azioni. Ora io aggiungo pensieri interiori, perché quando siete seduti tranquilli in un bar spesso riflettete, no? Mentre sono qui, sto pensando alla mia giornata. Ora mi viene in mente una conversazione che ho avuto stamattina. Sto cercando di capire come avrei potuto esprimermi meglio. Questa riflessione mi aiuta a crescere. Sentite la profondità qui. Non state solo descrivendo dove siete, ma anche cosa passa nella vostra testa. Questo è il tipo di italiano che crea connessione vera con le persone. Ora facciamo un esercizio leggermente più lungo. Vi guido attraverso una piccola narrazione completa. Dopo ogni segmento, ripetete. Prendetevi il tempo che vi serve. Sono entrata in questo bar circa 20 minuti fa. Avevo bisogno di una pausa dalla routine quotidiana. Ho ordinato un caffè e mi sono seduta vicino alla finestra. Da qui posso vedere la piazza principale. È interessante osservare le persone che passano. Ognuno ha la propria storia, i propri pensieri. Perfetto. Questa è una narrazione fluida, naturale, con un flusso emotivo. Non è solo una lista di fatti, ha un'anima. Ora io vi porto in un altro tipo di riflessione. Immaginate di pensare ai vostri obiettivi linguistici mentre siete lì seduti. In questo momento tranquillo rifletto sui miei progressi. Ho fatto molta strada da quando ho iniziato a studiare italiano. Certo, c'è ancora molto da imparare. Ma sono orgoglioso di quanto ho già raggiunto. Sono orgoglioso di quanto ho già raggiunto. Questa è una frase potente. Celebrare i propri progressi è importante, non solo nelle lingue, ma nella vita in generale. E ora voglio che pratichiate l'arte di descrivere emozioni complesse. Non solo sono felice o sono triste, ma sfumature più sottili.
Mi sento motivata, ma anche un po' impaziente. Vorrei già parlare perfettamente, ma so che serve tempo. C'è una certa tensione tra il desiderio e la realtà. Ma sto imparando ad apprezzare il viaggio, non solo la destinazione. Magnifico! Queste frasi mostrano maturità emotiva e linguistica insieme. Tensione tra il desiderio e la realtà. Questa è roba a livello avanzato. Esatto, e la cosa bella è che più praticate questo tipo di espressioni, più diventano naturali. All'inizio sembrano difficili, ma con la ripetizione si integrano nel vostro modo di parlare. Ora facciamo un'ultima sequenza per questa sezione. Vi porto in un momento di gratitudine e consapevolezza. Sono grato per l'opportunità di imparare questa lingua. Ogni lezione mi apre nuove porte. Ogni conversazione mi arricchisce. Sto costruendo non solo competenze linguistiche, ma anche nuove prospettive. Bellissimo, Giovanni. E sentite come queste frasi potrebbero applicarsi a tante situazioni diverse? Non solo all'italiano, ma a qualsiasi percorso di crescita personale. E questo è il bello di imparare un vocabolario ricco. Diventa parte del vostro modo di pensare, non solo del vostro modo di parlare. Perfetto. Con questo abbiamo coperto tantissimo terreno. Abbiamo esplorato narrazioni sensoriali, vocabolario intenzionale, riflessioni emotive, momenti di osservazione. Siete pronti per la prossima fase? Perché ora andremo ancora più in profondità. Parleremo di obiettivi, connessioni e di come usare i connettivi per costruire discorsi più complessi e sofisticati. Continuate a seguirci. State facendo un lavoro straordinario. Fate un respiro profondo con me. Inspirate ed espirate. Rilassate le spalle. Aprite leggermente la mascella. Questo non è un momento casuale. Stiamo facendo una pausa intenzionale, perché voglio che vi rendiate conto di una cosa importante. Non state solo imparando frasi, state trasformando il modo in cui pensate. Esatto. Ogni volta che ripetete una frase in italiano, state creando nuovi percorsi nel cervello. State allenando la mente a organizzare le idee secondo la logica italiana, secondo la melodia italiana. E questo è un processo che richiede gentilezza con se stessi. Non serve la perfezione, serve la costanza, la pazienza, l'ascolto attento. Ora entriamo in quella che io considero la parte più bella di questa masterclass. Imparare a parlare dei propri obiettivi, dei propri sogni, delle proprie aspirazioni in italiano. Perché quando riuscite a fare questo, quando riuscite a condividere le vostre ambizioni in una seconda lingua, allora quella lingua diventa davvero vostra. Non è più solo uno strumento, diventa parte della vostra identità. Allora, immaginate una situazione. Siete con un amico italiano, o magari state scrivendo una lettera, o state registrando un audiodiario, e vi viene chiesto: quali sono i tuoi obiettivi per quest'anno? Ecco come potreste rispondere con profondità e naturalezza. Uno dei miei obiettivi principali quest'anno è parlare italiano in modo più naturale. Voglio arrivare al punto in cui non devo più pensare alla grammatica. Voglio che le parole fluiscano spontaneamente. Voglio esprimere le mie idee con chiarezza in ogni situazione. Sentite la determinazione in quelle frasi. Non sono vaghe, sono concrete. Parlare in modo più naturale.
le parole fluiscano spontaneamente. Sono obiettivi chiari e misurabili. Ora io aggiungo un altro livello, parlando non solo dell'obiettivo, ma anche del perché è importante. Per me, parlare italiano fluentemente significa connettermi con una cultura che amo. Significa poter viaggiare in Italia e sentirmi a casa. Significa poter leggere libri italiani senza dizionario. Significa ampliare i miei orizzonti personali e professionali. Bellissimo! Connettermi con una cultura, sentirmi a casa, ampliare i miei orizzonti. Queste espressioni mostrano motivazione profonda, non superficiale. E quando condividete il vostro perché con qualcuno, create una connessione emotiva molto più forte rispetto a quando elencate solo i fatti. Esattamente. Ora passiamo a un altro tipo di conversazione. Immaginate che qualcuno vi chieda «Com'è andata la settimana?» e invece di rispondere con un semplice «bene» o «male», volete dare una risposta articolata, usando connettivi che rendono il discorso fluido. I connettivi sono fondamentali per passare da un livello intermedio a un livello avanzato. Sono quelle piccole parole, quindi, tuttavia, inoltre, perciò, che collegano le idee tra loro. Senza connettivi, le frasi sembrano separate, scollegate. Con i connettivi create un flusso narrativo che tiene l'attenzione di chi ascolta. Allora, ascoltatemi mentre rispondo alla domanda «Come è andata la settimana?» usando vari connettivi. Questa settimana è stata abbastanza produttiva. Innanzitutto mi sono concentrato sul migliorare le mie capacità comunicative. Inoltre ho prestato attenzione a come le persone si esprimono nelle conversazioni quotidiane. Tuttavia, ammetto che ci sono stati momenti di frustrazione. Nonostante questo, sono soddisfatto dei progressi che sto facendo. Perfetto. Notate la struttura? Innanzitutto, inoltre, tuttavia, nonostante questo, ogni connettivo introduce una nuova sfumatura, una nuova prospettiva. Ora io faccio lo stesso con connettivi diversi, così avete più varietà. La settimana è iniziata in modo un po' caotico. Però, man mano che passavano i giorni, ho trovato il mio ritmo. Di conseguenza sono riuscita a portare a termine tutti i miei compiti. Infatti, mi sono anche dedicata a progetti personali. Quindi, nel complesso, direi che è stata una buona settimana. Sentite come il discorso ha un'architettura? Non è casuale. Ogni frase si appoggia sulla precedente, creando una narrazione coerente. E questa è la differenza tra parlare e comunicare veramente. Chiunque può dire frasi isolate, ma quando costruite un discorso con logica e fluidità, allora state comunicando da madrelingua. Ora voglio portarvi in un territorio ancora più interessante. Parlare delle vostre ambizioni a lungo termine, dei vostri sogni, usando un linguaggio che trasmette visione. A lungo termine mi piacerebbe lavorare in un ambiente internazionale. Immagino me stesso collaborando con persone di culture diverse. Per raggiungere questo obiettivo sto investendo nel migliorare le mie competenze linguistiche.
credo fermamente che la comunicazione efficace apra infinite opportunità. A lungo termine, immagino me stesso, per raggiungere questo obiettivo, credo fermamente. Queste espressioni mostrano che avete una visione chiara del futuro e quando parlate così le persone vi prendono sul serio, sentono che non state solo studiando per hobby, ma che avete intenzioni concrete. Esatto. Ora facciamo un esercizio più lungo. Vi racconto la mia giornata in retrospettiva, usando vari connettivi e riflettendo sul significato delle piccole azioni quotidiane. Alla fine della giornata mi piace sempre fare un bilancio. Rifletto su cosa è andato bene e su cosa potrei migliorare. Oggi, per esempio, ho avuto una conversazione interessante con un collega. Durante quella conversazione ho notato alcune espressioni nuove. Le ho segnate mentalmente per rivederle più tardi. Anche se a volte mi sento stanco, sono felice di aver praticato. Questi piccoli sforzi mi ricordano che sono sulla strada giusta. Passo dopo passo sto costruendo la fluidità che desidero. Questa è una narrazione bellissima, Giovanni. Ha tutto: riflessione, osservazione, emozione, determinazione. È il tipo di discorso che una persona fluente farebbe naturalmente. E la chiave, ancora una volta, sono i connettivi e le espressioni di collegamento. Per esempio, durante quella conversazione, anche se, passo dopo passo. Ora Alessia, portaci in un'altra situazione. Immagina di dover rispondere a qualcuno che ti fa un complimento sul tuo italiano. Ah, questa è una situazione che prima o poi capiterà a tutti voi e voglio che siate pronti a rispondere con grazia e umiltà. Grazie mille, per me significa davvero molto. Sta cercando di essere costante nella pratica. Ogni giorno dedico un po' di tempo all'italiano. E sto notando che piano piano diventa sempre più naturale. Perfetto! Non vi vantate troppo, ma non sminuite neanche i vostri sforzi. È un equilibrio delicato e queste frasi lo catturano. Bene, ora l'altra faccia della medaglia. Immaginate di dover incoraggiare qualcuno che sta lottando con l'apprendimento dell'italiano. Non preoccuparti degli errori che fai. Gli errori fanno parte del percorso di apprendimento. In realtà ti aiutano a crescere. Con il tempo diventerai un comunicatore molto più forte. L'importante è non arrendersi mai. Sentite la compassione in quelle parole? Quando incoraggiate qualcuno così, state usando un italiano emotivamente intelligente e questo tipo di linguaggio, quello dell'empatia, del supporto, è forse il più potente di tutti, perché tocca il cuore delle persone. Assolutamente. Ora facciamo un ultimo esercizio per questa sezione, una riflessione finale sul significato dell'apprendimento linguistico. Imparare una nuova lingua è come aprire una finestra su un mondo diverso. Non stai solo memorizzando parole e regole grammaticali.
Stai entrando in un modo diverso di vedere la realtà. Stai abbracciando nuove prospettive, nuovi modi di pensare. E questo arricchisce profondamente la tua vita. Wow, questa è filosofia, non solo lingua. Ma sapete una cosa? Le conversazioni più belle, quelle che ricordate per anni, sono proprio quelle che toccano temi profondi come questi. Esatto, e quando riuscite a esprimere pensieri così in italiano, allora sapete di aver raggiunto qualcosa di speciale. Perfetto. Abbiamo coperto tantissimo in questa sezione. Obiettivi, connettivi, riflessioni profonde, incoraggiamento e visione del futuro. E ora siamo pronti per l'ultima parte di questa masterclass, la chiusura, il consolidamento, il momento in cui tutto si unisce. Restate con noi, stiamo per concludere questo viaggio nel modo più potente possibile. Eccoci arrivati all'ultima parte di questa masterclass e voglio iniziare dicendovi una cosa molto semplice ma vera. State facendo un lavoro incredibile. Davvero? Pensateci un momento. Siete arrivati fino a qui. Avete praticato decine e decine di frasi. Avete ripetuto, avete ascoltato con attenzione, avete allenato la mente, la bocca, le orecchie. E ogni singola ripetizione che avete fatto, anche quelle che vi sono sembrate imperfette, anche quelle dove avete esitato, tutte hanno contribuito a costruire la vostra fluidità. Perché vedete, la fluidità non arriva tutta insieme in un momento magico. Si costruisce strato dopo strato, pensiero dopo pensiero, frase dopo frase. È come costruire un muro, mattone dopo mattone. Oggi avete posato tantissimi mattoni e domani ne poserete altri. E tra un mese guarderete indietro e vi renderete conto di quanto è cresciuto questo edificio. Ora voglio che facciate un esercizio di visualizzazione con me. Chiudete gli occhi per un momento, o almeno rilassate lo sguardo. Respirate tranquillamente. Immaginate di essere tra 6 mesi. Siete in Italia, oppure state parlando con un amico italiano al telefono, o magari state guardando un film italiano senza sottotitoli. E all'improvviso vi rendete conto di una cosa. Capite tutto. Le parole fluiscono naturalmente. Non state più traducendo nella mente. State semplicemente capendo, pensando, rispondendo. Quella versione di voi esiste già. Non è un sogno impossibile, è semplicemente il risultato naturale della pratica costante che state facendo adesso. E ogni volta che fate shadowing, ogni volta che ripetete una frase, state avvicinandovi a quella versione di voi. Non serve correre, non serve stressarsi, serve solo continuare, con gentilezza e costanza. Ora voglio condividere con voi alcune frasi finali, frasi che voglio che portiate con voi, che ripetiate a voi stessi nei momenti di dubbio, nei momenti in cui vi sembra di non fare progressi. Sto migliorando ogni giorno, anche quando non me ne accorgo. Ogni momento di pratica è un investimento nel mio futuro. Non devo essere perfetto, devo solo essere presente. Il mio italiano sta diventando sempre più naturale. Sentite la forza in quelle affermazioni. Non sono solo parole, sono promemoria, ancore mentali che vi tengono motivati quando la strada sembra lunga. E ora io vi lascio con alcune riflessioni sul significato di questo viaggio che state facendo. Imparare l'italiano non è solo acquisire una competenza. È un atto di coraggio e curiosità. È scegliere di uscire dalla propria zona di comfort. È decidere che il mondo è più grande di quello che conosciamo. E che vale la pena esplorarlo con mente aperta. Bellissimo, Giovanni!
E sapete, ogni volta che qualcuno sceglie di imparare una nuova lingua, sta costruendo un ponte. Un ponte tra culture, tra persone, tra modi diversi di vedere il mondo. E voi, semplicemente essendo qui oggi, state costruendo quel ponte. State diventando cittadini del mondo in un modo molto concreto e bello. Ora voglio dirvi qualcosa di importante riguardo agli errori, perché so che molti di voi si preoccupano di fare errori quando parlano. Gli errori non sono il nemico. Sono i vostri migliori insegnanti. Ogni errore vi mostra esattamente cosa dovete praticare. Quindi, quando fate un errore, sorridete. Significa che state provando, che state crescendo. E questa mentalità, questa capacità di vedere gli errori come opportunità piuttosto che come fallimenti, vi servirà non solo nell'apprendimento dell'italiano, ma in ogni area della vostra vita. Perché la vera padronanza, in qualsiasi cosa, si costruisce attraverso tentativi, aggiustamenti, nuovi tentativi. È un processo ciclico, non lineare. Esattamente. E ora voglio che pensiate a tutto quello che avete praticato oggi. Le routine mattutine, le passeggiate riflessive, le conversazioni al bar, i vostri obiettivi, i connettivi, le espressioni emotive. Tutto questo materiale non sparisce quando chiudete questo video, rimane con voi. È entrato nel vostro sistema, nel vostro database linguistico interno. E magari domani, o tra 2 giorni, o la prossima settimana, sarete in una conversazione e all'improvviso vi verrà in mente una di queste frasi. Fluirà naturalmente, senza sforzo. E in quel momento ricordatevi di questa lezione. Ricordatevi che quello che state raccogliendo è il frutto dei semi che avete piantato oggi. Ora, prima di salutarci, vogliamo lasciarvi con un invito. Se questa masterclass vi è stata utile, se avete sentito che il vostro italiano è cresciuto anche solo un po', iscrivetevi a Italian Pod. Carichiamo lezioni potenti come questa regolarmente, lezioni che vi aiutano a migliorare più velocemente, a parlare con più chiarezza, a sentirvi più sicuri in ogni conversazione. E attivate la campanella delle notifiche, così non perderete mai una lezione, perché la costanza è tutto. Una lezione ogni tanto aiuta, ma una pratica regolare trasforma. E se conoscete qualcuno che sta imparando l'italiano, un amico, un collega, un familiare, condividete questo video con loro, perché l'apprendimento è più bello quando si fa insieme, quando si supporta a vicenda. Ora, prima dell'ultimo saluto, voglio che ripetiate con me una frase finale, una frase che riassume tutto quello che abbiamo fatto oggi. Io sono capace di parlare italiano con sicurezza e naturalezza. Ogni giorno divento più fluente. Sto costruendo il mio futuro una parola alla volta. Perfetto! Portatevi queste parole nel cuore, scrivetele se volete, ripetetele ogni mattina. Diventino il vostro mantra linguistico. Perché la verità è questa. Voi siete molto più capaci di quanto pensate. La fluidità non è riservata a persone speciali con talenti particolari, è disponibile per chiunque sia disposto a praticare con pazienza e costanza. E voi, essendo arrivati fino alla fine di questa masterclass, avete dimostrato di avere quella pazienza, quella determinazione, quella volontà di crescere. Quindi continuate. Continuate a praticare, continuate a fare shadowing, continuate a ripetere, ad ascoltare, ad assorbire la lingua. Continuate a credere in voi stessi, anche nei momenti difficili, perché ogni esperto è stato una volta un principiante. Ogni persona fluente ha attraversato le stesse sfide che state affrontando voi adesso. La differenza tra chi arriva alla fluidità e chi si ferma a metà strada non è il talento, è la costanza,
È la capacità di continuare anche quando è difficile, anche quando sembra che i progressi siano lenti. E noi siamo qui con voi in questo viaggio. Ogni lezione che carichiamo è un pezzo del puzzle, un mattone nel vostro edificio linguistico. Allora, con grande gratitudine per il tempo che avete dedicato oggi, vi salutiamo. Grazie di cuore per aver praticato con noi. Grazie per la vostra fiducia, la vostra apertura, la vostra voglia di migliorare. Il viaggio continua. L'avventura italiana non finisce qui. Vi aspettiamo nella prossima lezione, pronti a portarvi ancora più in avanti, ancora più in alto. Continuate a praticare, continuate a sognare, continuate a costruire il vostro italiano, un giorno alla volta. E ricordate sempre, non siete soli in questo percorso. Siamo qui con voi, ogni passo del cammino. A presto, cari amici dell'italiano! Arrivederci e in bocca al lupo per il vostro viaggio linguistico. Ciao! Ciao!